Ciao e benvenuti in questo nuovo video dedicato ai principianti che stanno intraprendendo la carriera da videomaker. In questo video tratteremo un argomento fondamentale, la gestione delle luci in un'intervista interna, quindi al chiuso. Magari stai pensando che per ottenere l'illuminazione professionale servono sicuramente molte luci, stativi, pannelli riflettenti, un intero set. E invece ti basta un solo faretto con il suo softbox e soprattutto sapere come posizionare nel modo giusto la luce. Ti guiderò attraverso diverse tecniche di illuminazione utilizzando un solo faretto per mostrarti come ottenere effetti visivi differenti. Con un setup essenziale ma efficace, alla fine di questo video sarai in grado di adattarti a qualsiasi situazione. Se ti va ti chiedo di iscriverti al canale. Io e la Bells Movie stiamo lavorando a un progetto davvero speciale, un musical in formato cortometraggio. Se riusciamo a raggiungere i 20.000 iscritti realizzerò il dietro le quinte di questa produzione, mostrando tutto il lavoro che c'è dietro un semplice cortometraggio. E sai qual è la parte migliore? Tutto il ricavato del progetto andrà in beneficenza, quindi se vuoi darci una mano clicca su iscriviti e aiutaci a raggiungere il traguardo dei 20.000 iscritti. Prima posizione, la luce frontale. Partiamo dal metodo più semplice, soprattutto per chi ha le prime armi, la luce frontale. Posizionando il faretto con il softbox direttamente di fronte all'intervistato. L'ideale è inclinarlo leggermente verso il basso. La configurazione rende il volto ben illuminato senza ombre marcate. Va bene per interviste aziendali, video tutorial e contenuti formali. Il contro di questo tipo di posizionamento della luce è che risulta un po' piatto, meno tridimensionale, perché se voi guardate l'immagine è piatta, a poche parole. Seconda posizione, luce laterale a 45 gradi. Facciamo un piccolo cambiamento, spostiamo la luce da frontale, leggermente alta e inclinata sul soggetto, a 45 gradi rispetto sempre al soggetto. Questo semplice spostamento fa cambiare tutta la scena. Otterrai una parte di viso ben illuminata e l'altra con una leggera ombra. Ha una maggiore profondità e si ottiene un effetto un po' più cinematografico. Se dovesse capitare che magari l'ombra è troppo scura, potresti aver bisogno di un pannello riflettente per ammorbidire un po' il contrasto. Ora passiamo alla prossima posizione, luce laterale a 90 gradi, quindi sposteremo la luce da 45 gradi rispetto al soggetto a 90 gradi, quindi di fianco. Se vuoi davvero sorprendere il pubblico, questa tecnica crea un'atmosfera drammatica, metà viso illuminata, l'altra metà quasi completamente in ombra. Questa tecnica è perfetta per interviste emotive o dove vuoi aggiungere un tocco di mistero. L'effetto visivo è molto forte, ha un forte contrasto, metà viso illuminato e metà in ombra. La si può usare per interviste intense o scene con tensione narrativa. Alto impatto visivo, molto espressiva. Può risultare troppo scura se non si bilancia con un piccolo riempimento sul lato in ombra da questa parte. Vi farò vedere con un pannello riflettente cosa intendo per bilanciarla. Il pannello riflettente è questo, lo si trova su Amazon, eBay, dovunque volete, costano poco e ti possono aiutare a bilanciare quello che è il contrasto dell'ombra. Adesso vi faccio vedere la differenza che c'è tra l'ombra scura così bella contrastata e bilanciandola con il pannello riflettente. Mettiamo il riflesso, così si ammorbidiscono le ombre più scure, quindi si va ad attenuare il contrasto dell'ombra. Togliamo e rimettiamo per vedere la differenza. Ora passiamo alla prossima posizione. Quarta posizione, la luce Rembrandt.
l'equilibrio perfetto se vuoi un look professionale senza esagerare con il contrasto. Questa tecnica è ispirata alla tecnica pittorica dell'artista olandese Rembrandt, vissuto tra il 1600 e il 1670. È stato uno dei più grandi pionieri e incisori dell'età dell'oro olandese, famoso per la sua abilità nel rappresentare la luce e ombra. Il suo stile si distingue per l'uso del chiaroscuro, una tecnica pittorica che crea forti contrasti tra aree illuminate e zone d'ombra, per dare più profondità e drammaticità ai soggetti. La luce è posizionata in modo tale da creare un triangolo luminoso sotto l'occhio del lato in ombra, rendendo il soggetto più tridimensionale e molto più interessante. La luce Rembrandt è un'illuminazione classica per i ritratti. La luce è posizionata in modo tale da creare un triangolo luminoso sotto l'occhio del lato in ombra, rendendo il soggetto più tridimensionale e molto più interessante. Rembrandt era un maestro della narrazione visiva e la sua influenza si sente ancora oggi in fotografia, in cinema e nell'illuminazione. Il trucco qui è posizionare la luce a 45 gradi e leggermente sopra la testa del soggetto. L'obiettivo è creare questo piccolo triangolo di luce sotto l'occhio d'ombra, donando al volto un aspetto tridimensionale e molto più affascinante. Per realizzarla serve precisione nel posizionamento e per ottenere il triangolo di luce perfetto. Questo è quello che ci ha lasciato Rembrandt. Ora passeremo alla quinta posizione, che per questo video è anche l'ultima, molto interessante e sinceramente può tornare utile in determinate situazioni. Il controluce. Questa tecnica è fantastica per dare profondità all'intervista. Posiziona il faretto dietro il soggetto leggermente spostato di un lato. Non serve a illuminare il volto, ma a separare visivamente la persona dallo sfondo, creando un effetto cinematografico davvero d'impatto. L'effetto visivo è la separazione dallo sfondo e maggiore tridimensionalità. Si usa in combinazione con altre luci per interviste di alto livello. Dà un aspetto professionale raffinato, non illumina il volto, quindi deve essere usata con una luce di supporto. Questo tipo di tecnica si utilizza in combinazione con un altro punto luce, perché quella rimane di supporto. Può essere anche una finestra aperta, può essere un altro faretto simile, comunque non è per utilizzarlo da solo. Come hai visto, anche con un solo faretto e il suo softbox possiamo ottenere risultati davvero sorprendenti. La chiave sta tutta nel posizionamento della luce e nel saper scegliere la tecnica giusta in base al messaggio che vuoi trasmettere. Quindi, come dico sempre, creare e sperimentare. Prova ogni configurazione e trova quella che meglio si adatta al tuo stile e alla tua narrazione. Se questo video ti è stato utile, lascia un like e iscriviti al canale. Ho in programma tanti altri consigli sull'illuminazione, videomaking e storytelling. Ma se hai un argomento che vuoi che trattiamo, scrivimelo qui sotto nei commenti e mi raccomando, iscrivetevi al canale e aiutateci a raggiungere la quota dei 20.000 iscritti. Ciao, ci vediamo al prossimo video.